Benvenuti, insonni della curiosità e cacciatori di verità nascoste. Qui è Turkey News Magazine, il faro che illumina i corridoi più bui dello showbiz, dove ogni gesto racconta una storia e ogni silenzio rimbomba come un segreto appena sussurrato. Gli aeroporti, quei non luoghi di transiti e saluti, diventano a volte palcoscenici imprevisti in cui l'ordinario si spezza e la realtà scivola fuori dalle valigie come un vestito non piegato. Stanotte, sotto le luci intermittenti dell'alba di Istanbul, la stanchezza di un ritorno si è trasformata in una rivelazione che ha fatto vibrare i vetri delle redazioni. Tenetevi forte, atterriamo dritti nel cuore della notizia, dove la sincerità non chiede permesso e la strategia fa rima con emozione. Prima, però, rafforziamo la nostra famiglia. Iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere le nostre esclusive e, se amate un intrattenimento profondo e raffinato, prendete in considerazione l'idea di sostenere direttamente il nostro lavoro. Adesso, allacciate le cinture, la pista è libera. Nelle ore incerte in cui l'aurora fatica a distinguersi dal nero della notte, l'aeroporto internazionale di Istanbul è diventato teatro di un inatteso momento di verità. Yağmur Yüksel, di ritorno da una maratona di impegni ad alto profilo in Arabia Saudita, è apparsa nel terminal portando con sé non solo l'ombra di una fatica disegnata sul viso, ma anche una nuova, quasi tangibile determinazione a ridefinire le regole del suo rapporto con i media. Le fotografie scattate sotto i flash più implacabili raccontavano una contraddizione magnetica, spossatezza estrema e una calma interiore che non si incrinava. In pochi secondi è diventata il centro della scena. Ma oltre all'eleganza intatta nonostante il volo, un'assenza ha trafitto subito l'attenzione dei cronisti, quella del suo compagno, Barbaktas. Dopo giorni scanditi da cerimonie scintillanti, inviti esclusivi e contatti strategici a Riyadh, il suo arrivo in solitaria non è passato inosservato. Gli occhi allenati dei paparazzi hanno fiutato il potenziale di una crepa nel castello perfetto della coppia. Tuttavia, la tempesta mediatica non l'ha scatenata ciò che si è visto, bensì ciò che si è detto. In una conversazione breve ma densa con i giornalisti in attesa, Yağmur ha offerto una sincerità che, in questo mondo, è rara come la neve nel deserto. In un primo momento, l'attrice ha parlato con entusiasmo del suo viaggio a Riyadh, definendolo speciale sul piano emotivo e professionale, rievocando l'accoglienza calorosa e le lezioni apprese tra eventi e incontri che contano. Fin qui, il copione della stella in ascesa. Poi, il cambio di rotta, le domande hanno iniziato a lambire la sua vita privata, un territorio che lei e il suo compagno avevano protetto a lungo con un muro di silenzio. Con una franchezza insolita, senza bisogno di schermature, senza parole misurate al millimetro per eludere, Yağmur ha pronunciato la frase che ha acceso il fuoco. Ha confessato con naturalezza di aver trascorso la notte prima del rientro in hotel, godendosi la compagnia del suo fidanzato, Barbaktas. L'ha detto piano, come si dice una cosa semplice e vera, ma l'effetto è stato quello di un tuono in un hangar vuoto. I click sono aumentati, i volti si sono tesi per cogliere un battito di ciglia in più, un mezzo sorriso, qualunque indizio aggiuntivo che potesse spiegare quella scelta di apertura. In pochi minuti, le parole sono rimbalzate sui social come una scintilla che trova benzina, ridestando la curiosità insaziabile su una coppia che, finora, aveva preferito tenere il sentimento al riparo dagli sguardi. Nel settore, tutti sapevano che lei e Bar da tempo gestivano il rapporto con calma e controllo, senza inseguire l'onda del pettegolezzo. Ma quella dichiarazione è sembrata molto più di un lampo estemporaneo, per molti, è stata il primo segnale di una fase nuova. Lo sguardo sereno di Yağmur e il suo modo rilassato di affrontare un tema tanto intimo hanno suggerito agli osservatori che quel legame, per lei, si trova in un porto talmente sicuro da non temere le correnti degli altri. Da tempo, raccontano le persone a lei vicine, l'attrice confidava il desiderio che il suo rapporto con Bar fosse narrato per ciò che è davvero, non per quello che gli altri immaginano. E nelle redazioni si mormora che non si sia trattato di una scivolata causata dalla stanchezza, ma di un uscire allo scoperto controllato, una strategia meditata dopo mesi di silenzio stretto. Nel frattempo, Barbaktas, noto per il suo carattere riservato e la sua scarsa voglia di alimentare titoli sensazionalistici, ha preferito non commentare.
È rimasto fedele alla sua linea, sobrietà, pochissime parole, fatti a parlare. Ma proprio il contrasto tra la sua discrezione e l'apertura nuova di Yamur ha acceso la curiosità su come lui vivrà questa porta socchiusa sulla loro intimità. Le fonti vicine alla coppia assicurano che, nonostante i ritmi di lavoro estenuanti e le distanze che spesso li portano su continenti diversi, i due si impegnano a ritagliarsi momenti solo loro, piccole oasi di intimità per tenere calda la fiamma. Quella notte in hotel, prima del rientro dall'Arabia Saudita, sarebbe stata esattamente uno di quei frammenti preziosi rubati al tempo. Le parole di Yamur sono diventate in fretta un trend, dividendo la fanbase come un sipario che si apre su due platee. Da una parte, chi ha applaudito il coraggio e la trasparenza, celebrando una modernità che non teme di chiamare le cose con il loro nome. Dall'altra, chi ha storto il naso, giudicando eccessiva e superflua l'esposizione di dettagli così intimi. Eppure, tra le colonne di gossip, si è fatta largo un'idea. Yamur Yüksel non esita più a difendere la sua relazione e, con questa postura, sta costruendo una nuova immagine pubblica, quella di una donna sicura, senza nulla da nascondere. Quei minuti in aeroporto sono apparsi non solo come una confessione romantica, ma anche come un messaggio ad alta voce sulla solidità e la maturità del legame con Bar. Eppure, la serata aveva in serbo un secondo atto. Dopo una breve pausa, alla domanda su dove fosse in quel momento il suo compagno, Yamur ha sganciato un'altra verità: Bar era tornato a Milano. Poche parole, un impatto enorme. Unite alla rivelazione della notte in hotel, hanno generato un eco ancora più forte. In molti le hanno interpretate come la prova definitiva di una coppia capace di funzionare nonostante le richieste geografiche delle rispettive carriere. Si mormora che la visita a Milano sia legata alla settimana della moda e a contatti internazionali di prima linea, ma ciò che ha colpito davvero è stata la naturalezza con cui lei ha affrontato la cosa, quasi a dire: ognuno fa il suo, va bene così. Niente sospetti, niente torti immaginari. Solo fiducia. C'è chi sostiene che i due, per lungo tempo lontani dai riflettori sulla loro vita privata, abbiano ormai codificato routine e dinamiche che rispondono solo alle loro esigenze, non al chiacchiericcio esterno. In rete, la frase «Bar è tornato a Milano» è stata condivisa migliaia di volte in un lampo, accendendo discussioni, teorie, speranze. Alcuni vedono in quella distanza fisica la prova più bella di una vicinanza emotiva invincibile. Altri si dicono certi che un'uscita pubblica insieme sia alle porte. La nuova libertà con cui Yamur si esprime sulla propria intimità ha spinto i commentatori a ripetere che non si nasconde più. E quella chiarezza su Milano è stata letta come il segnale definitivo: meglio essere limpidi e padroni della narrazione che lasciare spazio alle ombre nelle quali tutto può essere distorto. La notte all'aeroporto ci ha consegnato più domande che risposte, ma una certezza assoluta. Yamur Yüksel ha ripreso in mano il timone della propria storia. E mentre il nastro trasportatore delle valigie continuava a girare indifferente, lei, con poche frasi, ha spostato l'asse dell'attenzione dal mistero alla verità. Sotto la pelle di questa vicenda scorre un'emozione che non è solo dei protagonisti, ma anche di chi li osserva: il desiderio di una narrazione autentica, senza l'ansia del giudizio. Yamur ha mostrato che si può essere eleganti e insieme diretti, che la fragilità non cancella la forza, che l'amore non ha bisogno di barricarsi se ha radici profonde. E Bar, nel suo silenzio dosato, sembra confermare col gesto ciò che non dice a parole: la privacy è un bene, ma non un muro invalicabile quando i tempi chiedono un cambio di rotta. E allora tocca a voi, cuore pulsante di Turkey News Magazine, pensate che questa strategia dell'onestà gioverà alla coppia nel lungo periodo? Oppure aprire la porta dell'intimità è un rischio inutile nel vortice della fama? Voi come vivreste un amore sotto la pressione incessante dei riflettori e della distanza? Scrivetecelo, perché la vostra voce è parte della nostra storia. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio notturno tra verità svelate tra un gate e l'altro. Se questo sguardo in profondità vi è piaciuto, lasciate un like, condividete con chi ama l'intrattenimento di qualità e, soprattutto, considerate l'abbonamento e il super grazie. È così che possiamo continuare a inseguire la verità, una pista d'atterraggio alla volta. Ma non è tutto, perché ogni rivelazione ha un eco che ritorna,
e questa notte non fa eccezione. Dopo l'impatto della confessione sull'hotel e del colpo di scena su Milano, il vero nodo ora si sposta su come questa apertura verrà gestita nei prossimi giorni. L'industria guarda, i brand osservano, i registi annotano. Yamur, con il suo passo felpato ma deciso, ha sdoganato l'idea che una celebrità possa scegliere di dire la propria verità, non per alimentare il frastuono, ma per abbassarlo. E Bar, con l'eleganza di chi sa che il carisma non ha bisogno di rumore, si prepara a lasciare che siano i progetti, i set, i viaggi a parlare al posto suo. Intanto, le stanze dei bottoni della moda milanese si riempiono di telefonate. Era qui per la settimana della moda? Con chi ha pranzato? Che appuntamenti aveva in agenda? Le domande si rincorrono, ma la risposta che conta è una sola. La coppia funziona perché la loro intesa non vive di geografia, vive di priorità. E quella priorità, stanotte, è stata detta senza orpelli. Mentre i carrelli bagagli sferragliavano come piccole locomotive e gli schermi dei voli lampeggiavano ritardi e decolli, due vite hanno trovato un modo per incastrarsi, al di là della cronaca e del brusio. Se c'è una morale, forse è questa: quando l'amore è solido, non teme la luce. Sceglie come mostrarsi, quando, e soprattutto perché. Non lo fa per convincere, ma per respirare. Yamur l'ha fatto con un sorriso smorzato dalla stanchezza e un filo di voce che ha superato la barriera del rumore. Bar l'ha fatto camminando verso Milano, dove forse le luci delle passerelle gli restituiranno, in un riflesso, il senso di questa distanza condivisa. E noi restiamo qui, con un'ultima immagine, un trolley che scivola sul pavimento lucido, un cappotto buttato sulla spalla, un telefono che vibra. Non serve altro per raccontare che a volte la verità indossa la semplicità. Restate sintonizzati, restate curiosi e, soprattutto, restate con Turkey News Magazine. La pista è ancora calda, e la prossima partenza potrebbe nascondere un altro pezzo di verità. Fino ad allora, respirate piano, aspettate il prossimo arrivo e ricordate, le storie migliori a volte atterrano quando nessuno le attende più.